siamo quasi a 500 metri, da 450 a 500. È una Puglia un po' più collinare, diciamo, quindi con un clima anche più fresco e soprattutto con le escursioni termiche. E si vede già adesso, perché appena inizia un po' a tramontare il sole, la temperatura cala improvvisamente. Fino a un quarto d'ora fa si stava ancora bene, adesso comincia a essere già frescolino. Siamo in una zona comunque un po' molto collinare, molto tardiva, molto fresca. E questa è poi la caratteristica dei vini, perché sono vini molto meno sull'opulenza e molto più sulla freschezza, sulla bevibilità. È una caratteristica di Castel del Monte e del vino di Troia. E quindi insomma già abbiamo visto una parte importante del vino che è la componente climatica del territorio. Poi aggiungiamoci le pietre, che sono un altro aspetto importantissimo, che già i nostri avi utilizzavano anche per costruire queste meravigliose costruzioni che sono dei ricoveri per gli animali, per le greggi durante la transumanza. E usavano la pietra perché i terreni qui sono molto ricchi di pietre, si trovano tantissime pietre, quindi la composizione anche dei terreni è quella lì, con molto scheletro, molta freschezza, molta mineralità. E questo è un trullo tipicamente pugliese, chiaramente, ma che in questo contesto ha un significato un po' più ampio, proprio perché è un trullo dentro un oiazzo. Questa non era un'abitazione, proviamo ad entrare? Era un'abitazione rurale che si usava fondamentalmente per accogliere i pastori che tenevano un po', che si occupavano del gregge e che passavano gli inverni lunghi, venendo dall'Abruzzo, venendo dal centro Italia, qui in Puglia, per trascorrere appunto l'inverno e per lasciare gli animali al pascolo, principalmente ovviamente ovini, pecore, perché è una terra dove non c'è acqua in superficie, quindi solo l'allevamento degli ovini poteva avere un senso, trovare una sua spiegazione logica. E qui si organizzava la vita dello iazzo, semplicissima, pastori, fumo per la conservazione, fumicatura per la conservazione dei formaggi, pietre che venivano messe verticalmente e non di piatto. Questo è il pavimento completamente autentico, proprio perché servivano a drenare meglio l'acqua, a tenere più pulito. E in fondo c'era questa piccola sala che intravediamo, Sì. che era il mungitoio, era la sala in cui si mungevano le pecore e si mandavano al pascolo, e si vedono perpendicolarmente al profilo del mungitoio delle pietre a sbalzo, chiamate pietre dei lupi o paralupi, che erano appunto le pietre che servivano a impedire ai predatori, lupi, faine, di entrare nel gregge, di entrare nello iazzo e diciamo assalire il gregge. Appartiene alla famiglia di mia madre da sempre. Noi ce ne siamo solo un po' occupati, nel senso abbiamo fatto in modo che non deperisse, che rimanesse così com'era nella sua originalità, per poter tramandare alle generazioni future. Chi si occupa di vino fa un lavoro inevitabilmente legato alla storia, alle tradizioni, alla terra, e questo iazzo è come dicevo, un monumento forse meno conosciuto di Castel del Monte sicuramente, ma non meno importante perché è un segno di come si viveva 600-700 anni fa in queste zone, fino agli inizi del secolo, perché finché la transumanza è esistita, queste strutture erano ancora popolate. Anche prima della seconda guerra mondiale. Sì, gli inizi, sì, certo. In tutto sono 18 ettari e mezzo. Abbiamo prevalentemente il Nero di Troia, appunto, che è il nostro vitigno autoctono storico. Bombino Nero, che è quel vigneto lì in fondo piccolino, ha 83 anni più o meno, per quello che siamo riusciti a risalire. Ad Alberello, il vigneto più antico che abbiamo e che usiamo esclusivamente per la produzione del rosato di OCG Castel del Monte Bombino Nero, che è un po', diciamo, proprio il cuore della storia dei rosati di Castel del Monte. Il vantaggio di essere in terreni come quelli che abbiamo descritto prima, molto pietrosi, molto drenanti, è proprio quello di riuscire ad affrontare il mese di ottobre, perché qua si vendemmia a fine ottobre, quando ci sono già le prime piogge, le prime nebbie, le prime umidità, con un terreno che ti aiuta e ti consente di portare la pianta fino alla sua perfetta maturazione, soprattutto la maturazione fenolica, la maturazione del tannino. Ecco perché magari a volte il Nero di Troia, quando per paura dei fenomeni atmosferici si vendemmia un po' prima,
ha quel tannino un po' più verde, quella leggera. Invece Castel del Monte è un terroir, visto che sono 7 parole, non l'ho ancora detto, che ti consente di affinare molto, di levigare molto il tannino già in vigna, in campagna, quindi avendo il vinacciolo ben maturo, la buccia ben matura, perché anche se piove il terreno rimane sempre molto asciutto. Ecco, se fossimo andati poi in cima alla collina avremmo visto il mare, qui abbiamo un corridoio d'aria proprio Che sarebbe da quella parte. che sarebbe da questa parte, sì, per cui in quelle giornate di maestrale, di vento fresco, qui arriva tutto asciutto e quindi è un territorio ideale appunto per vendemmie non tardive nel senso di spinte tardivamente, ma il Nero di Troia è un vitigno tardivo e quindi per rispettare la sua natura bisogna vendemmiarlo qui a Castelmonte nella seconda metà di ottobre. Il Nero di Troia, anche il Nero di Troia è una definizione un po' molto ampia, perché il Nero di Troia Castel del Monte ha le sue caratteristiche che sono diverse anche dal Nero di Troia di altre microzone della Puglia. Qui in collina abbiamo sicuramente un vino che ha dei colori meno accentuati, meno intensi, ma una mineralità e anche al naso dei profumi floreali molto più accentuati che sono poi espressione del clima in cui vive la vigna sostanzialmente, per cui ha una maggiore finezza, una maggiore eleganza, un equilibrio che è semplicemente espressione del territorio in cui vengono prodotte le uve. Ecco, il nostro più grande obiettivo è fare vini che siano espressione del territorio, nel senso di vendemmiare quando si vendemmia in questo posto, di vinificare come si vinifica in questo posto e di coltivare le uve che si sono sempre coltivate in questo posto. E in questo modo, che a volte può sembrare più scomodo o più impervio, però ecco, si raggiunge il risultato più bello, che è quello di avere l'identità dei vini. No, la ricerca dell'autenticità, in qualsiasi vitigno, la ricerca dell'autenticità è la cosa più importante. Oggi il mercato magari a volte premia più scelte di vino che non sono autentiche, perché la gente magari è abituata a bere in un modo, è più semplice bere in un certo modo. Noi ci disinteressiamo un po' di questo e ricerchiamo sempre e comunque l'autenticità del territorio, a prescindere da quello che sia l'orientamento del momento del mercato, insomma, le mode vanno e vengono. Quello che resta e resterà sempre, sta lì non so da quanti anni, è Castel del Monte, quindi con tutto quello che c'è intorno.